E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova presentazione della Proceed. Cosa fa la mod? Ovviamente le tramlines, che sono queste che vediamo. Servono appunto per creare delle piste, per entrare con trattori, con sprayer, per fasi di fertilizzazione o anche diserbo preventivo. Sono comode ed utili perché sono dei binari visivi, quindi voi entrate e sapete già che sono tarati sulla larghezza di lavoro di quell'attrezzo. Poi ci sarà ovviamente da decidere e capire come fare tutto ciò. Si adatta a tutte le seminatrici e piantatrici e vedete che crea appunto delle tracce. Detto questo, ovviamente vi spiegherò tutta la mod e vi ricordo che sono video particolari che non si fanno diciamo in 2 minuti tra test, montaggio e tutto quanto, vedrete dopo. Quindi se per i nuovi, se vi fa piacere insomma un'iscrizione potrebbe essere un giusto, come dire, riconoscimento verso tutto quello che vi porto sul canale, e agli altri, se vi fa piacere, potete sempre ovviamente offrirmi un caffè tramite abbonamento. Ma detto questo, adesso andiamo nel vivo della mod, vi spiego bene come funziona, vedremo il menu della mod e vedremo due casi particolari, ovviamente ci sarà anche un po' di matematica, ma non spaventatevi. La Proceed quindi vale sia nel caso delle seminatrici che ovviamente delle piantatrici. Vi permette appunto di creare quelle trimline che abbiamo visto in mezzo alla coltura. Ma cosa succede quando attaccate una seminatrice o appunto una piantatrice, l'abbiamo già detto? Vi compare questo bel menu volante che per interagire con esso bisogna premere la rotella del mouse, e quindi non potete più muoverla visuale, ma avete appunto la freccia del mouse e lo gestite con una banale finestra di Windows, quindi cliccate, tenete premuto e lo spostate. Vi dico subito che qua potete anche ridurlo di icona se vi dà fastidio, quindi se siete in grado di gestire il tutto potete anche richiuderlo, però vabbè, noi teniamolo aperto. Come si legge tutto questo piccolo monitor computer di bordo? Allora, sopra ci sono dei dati in realtà che servono più come statistica e vi dicono gli ettari che state lavorando, eccetera, quindi non è che sia di vitale importanza in questo momento per la mod. Di vitale importanza sono le modalità, perché c'è la modalità manuale, la modalità semi, che non significa semi nel senso dei semi che abbiamo nella seminatrice, ma semi automatica, oppure auto, e infatti qua ci dice il GPS non è attivo su questo veicolo, quindi non possiamo utilizzarla, serve assieme alla stessa mod appunto GPS dello stesso autore. Quindi andremo a vedere oggi in pratica più che altro le modalità manuale e la modalità semiautomatica. Qua abbiamo subito visto che ci sono degli ausili sonori che potrebbero anche dar fastidio, quindi si possono attivare come disattivare. Poi l'altra parte importante è la distanza. La distanza significa non è 3 metri, perché è 3 metri la seminatrice, lo vediamo qua, ma questa distanza qua è praticamente dove deve andare la trimline e sarebbe praticamente la larghezza di chi deve passare nella trimline. Quindi ripeto, perché magari non sono stato chiaro: se voi avete uno sprayer da 15 metri, ecco, voi mettete 15 metri, perché poi lui si fa il conto di quante passate deve fare e farà una passata, come avete visto prima, che si vede se io lascio distanza 3, staccando degli elementi della seminatrice per far sì che lì non venga seminato nulla, per poter lasciare appunto terreno incolto. Quindi, riassumendo, se avete, come vedremo negli esempi, uno sprayer da 24 metri di larghezza, voi impostate 24 e non ci dovete più pensare. Le passate ve le segna lui in automatico, perché ogni volta che abbassate e rialzate la seminatrice poi lui incrementa di 1, quindi se arrivate nel campo così, abbassate, fate la prima passata, poi alzate, segna sempre 1 di 8, poi quando avete fatto tutta la manovra, vi siete girati, vi siete messi allineati,
riabbassate la seminatrice, lì in quel momento vi dirà passata 2 di 8, in questo caso appunto su 8, altrimenti potrebbero essere di più. Potete appunto, diciamo, cambiarle manualmente, perché c'è un discorso che adesso affrontiamo, perché è la parte cruciale, diciamo, della mod, che magari dovete far voi una mezza passata iniziale che si fa anche tramite comandi, che poi vedremo, CTRL T, CTRL R, insomma ci sono un paio di comandi, ma è quasi più comodo arrivare qua per essere sicuri di quello che si sta facendo, di attivare o disattivare mezza seminatrice, perché vi anticipo ora che se avete da far passate pari o dispari c'è una differenza, e dovrò farvi un piccolo inciso, diciamo geometrico matematico, per farvi capire come mai in taluni casi bisogna fare una mezza passata, diciamo, e in altri invece non c'è da far nulla. Poi sempre questo HUD qua che vi mostra gli indicatori si abbassano proprio, lo vedremo poi nella clip, quando li utilizzerete, quindi stando in cabina non dovete più neanche nemmeno controllare dietro, si vedranno muoversi e vi indicheranno quale dei due è attivo. Poi il discorso fertilizzante o meno, qua è una cosa in più, come una cosa in più anche vedere o meno il discorso delle linee, è una cosa solamente visiva questa, quindi io vi consiglio proprio di tenerla sempre attiva. Potreste disattivarla, ma sembra che poi lui semini tutto e in realtà le timelines si creano comunque. Non ci resta infine che andare a vedere e quindi riassumere le differenze fra modalità manuale, semiautomatica e automatica. Con l'automatica, vi ricordo nuovamente, serve la GPS, c'è da fare un piccolo magheggio, ma ve lo dico alla fine, o comunque vi lascio tutti i link della pagina di GitHub di Woopster che vi spiega per filo e per segno, veramente non nulla. Io, non utilizzando il GPS, non vi dico più di tanto, perché infatti oggi sono qua per la Proceed. Vediamo soprattutto la parte manuale e la parte semiautomatica. Semiautomatica, bene o male, l'abbiamo già capita, e impostate una distanza voi e poi le passate si arrangia e staccherà lui i due corpi centrali quando sarà ora. Ma come funziona nella modalità manuale se voi non potete far nulla? Vedete comunque delle scritte che rimangono, perché rimangono da questo, perché se io abbasso e poi torno in manuale mi segna 9, passata 1 di 3 eccetera. Non badateci. Voi avete la possibilità, vedete che sto attivando e disattivando, che si può fare ovviamente qua per le parti diciamo quelle laterali, ma per la timeline in sé con CTRL R, quindi lo vediamo anche appunto da il menu F1, quindi CTRL R abbiamo l'opportunità di staccare la parte centrale. CTRL T anche ciclandolo continuamente, nel senso, schiaccio CTRL T una volta, mi stacca la parte di destra, vista ovviamente da dietro, e nuovamente CTRL T la parte di sinistra. Quindi ripeto, in manuale siete voi che dovete tenere sui conti a mano, su un foglietto, dove volete, e ricordarvi poi quando effettivamente staccare, oppure se dovete fare una timeline e sapete che va fatta lì, vabbè, la fate lì, punto e basta, CTRL R e staccate gli elementi. Ripeto, tutto questo è molto più facile nella parte semiautomatica che vi fa il conteggio lui. Ma andiamo a vedere qual è la differenza fra il discorso numeri pari e numeri dispari, e non stiamo, cari amici, giocando a dadi, ma stiamo tentando di capire il discorso semina e timeline. Ed eccoci qua, cari miei ragazzi, che vediamo un attimo di capire cosa vi fornisce il buon Woopster. Vi dà una tabellina e vi faccio vedere la parte base per 2 e 3, che sono i primi due numeri, il primo pari e il primo dispari che troviamo, ovviamente escludendo una prima passata, quindi partiamo da 2 e 3, poi lui vi dà i valori fino a 9 e vi dice e vi mostra appunto come leggere questa tabella, e capiremo perché nelle passate pari
bisogna fare, diciamo, lavorare la seminatrice per metà, mentre nelle dispari no. Quindi nella colonna A vi dice la larghezza di lavoro della seminatrice, quindi voi cercate la larghezza di lavoro della vostra seminatrice. E se non la trovate qua, c'è anche sotto, ripeto, ma qua è il primo esempio che vediamo. Facciamo il caso appunto dispari, anzi, che è il più facile. Quindi ad esempio noi abbiamo fatto con la seminatrice da 8 metri, poi controlliamo la distanza che serve appunto per la tramline, quindi poi quando passate con lo sprayer o quello che è, la vostra 8 metri in questo caso è accoppiata con una 24, ma ci saranno anche ad esempio appunto una 8 metri con una 16, quindi solo che vedete che in questo caso andreste in un discorso di passate pari, in questo caso siete in un discorso di passate dispari, quindi dipende sempre la coppia di partenza seminatrice, colonna A, e sprayer o quello che è colonna B. La colonna C appunto vi dà quanti cicli di tramline e il D vi mostra gli schemetti come funziona. Quindi vediamo il primo, che è veramente semplice, lo capirete subito. Quindi noi abbiamo selezionato questa coppia qua, 8 metri e 24 metri, e cosa succede in questo caso? La prima passata, ovviamente fatta in questa direzione come mostra la freccia, è quella larga praticamente tutta questa zona qui ed è 8 metri ed è la seminatrice. Poi ovviamente avviene l'inversione, quindi vi ritrovate in questa direzione qua, e qua dovete essere voi che in manuale staccate e fate creare le tramline, oppure lui sa già che la seconda passata di 3, quindi la passata 2 di 3, staccherà, se siete in modalità semiautomatica o automatica con la GPS, staccherà per creare appunto le tracce. Poi fate la vostra manovrina e vi girate, siete in questa direzione e fate l'ultima passata, la 3 di 3, a larghezza completa, quindi questa parte qua è la larghezza completa di 8 metri della seminatrice. E quindi questo praticamente è il primo elemento, quindi le vostre prime passate, il vostro primo ciclo, che poi si ripeterà per tutta la larghezza del campo. E quindi questo era il caso semplice delle passate dispari, dei cicli dispari, che quindi non dovete pensare a nulla se non seminare, poi manualmente un semi automaticamente staccare e poi andare a seminare di nuovo. E veniamo al caso pari, che è leggermente più complicato, nulla di che in realtà, però perché vediamo qua il nostro trattore con la seminatrice con una X su questa metà della seminatrice e questa passata sembra essere la metà. Sì, il trattore passa nello stesso punto, però prendiamo nuovamente l'esempio che non abbiamo visto materialmente, teniamo la stessa larghezza della seminatrice e però abbiamo un 16 metri di sprayer. Questa passata seminatrice sarà da 8 metri, però questa parte qua che vedete è 4. Bisogna farla 4 per il semplice fatto che poi quando ritornate in su in questa direzione qua fate nuovamente la vostra passata da 8 e praticamente in questa creerete la trimline, perché se questo è 16, quindi questa larghezza, fatemi cambiare colore, questa larghezza qua, quindi a metà delle trimline è 16, voi capite bene che per far sì che la ruota sia in questo punto dovete fare metà seminatrice, quindi 4 metri, e poi l'altra deve essere appunto sempre a 4, quindi capite che questa metà qua comporta 4 a sinistra e 4 a destra, che fa totale 8, perché appunto capitemi, se partite subito e fate 8 la prima passata, quando vi girate quella dopo e create le trimline saranno a 8 più 8 mezzi, quindi 4, 8 più 4 12, avete già sbagliato tutto. Quindi riassumendo proprio strabrevissimamente, dovete solo ed esclusivamente ricordarvi di partire e staccare metà seminatrice. Poi vedete voi che metà di seminatrice dovete staccare in base a dove partite del campo, perché se partite che vi tenete l'esterno del campo
alla vostra destra, staccate la parte di seminatrice sinistra, altrimenti il contrario, però lì si capisce sul campo e vi accorgete senza nessun problema. Quindi in definitiva l'unica cosa da stare attenti era nel discorso pari bisogna avere questa accortezza di seminare per metà la prima passata e poi si continua tranquillamente, non c'è più questo, diciamo, questo problema di dover staccare metà seminatrice, perché poi continuate tranquillamente a fare le vostre 8 metri, 8 metri, 8 metri nel caso appunto di 8 e 16. Spero appunto di essere stato ovviamente chiaro. E la tabella appunto prosegue perché, come vi ho detto, non siete relegati solo a quei valori lì. La vostra seminatrice adesso, come vedete, da 3 metri può far combaciare, diciamo, uno sprayer da 12, ma anche da 15, ma anche da 18. Infatti poi vediamo che, guarda caso, 3 7 21, 3 per 8 24, 3 per 6 18, quindi tutta la matematica alla fine torna. E notiamo nuovamente nel caso pari metà larghezza di lavoro, dispari no, pari metà, dispari no, e avanti così. Quindi lui vi ha anche fornito tutti i valori tabulati che basta andare a cercarsi. Quindi entrate nella prima colonna cercando la larghezza della vostra seminatrice, nella seconda colonna cercate la larghezza che vi interessa dello sprayer e lo cercate da qualsiasi parte. Quindi se vi interessa non so, il 28, dovete cercarlo, ad esempio è qua, e vi serve una seminatrice da 4 metri. Quindi potreste fare anche il contrario, bisogna comunque vedere, bisogna comunque capire che attrezzatura avete in farming. Di solito seminatrici appunto da 3 4 6 8 9 metri, anche 12 ne è pieno il mondo. Sprayer secondo me sono un po' meno, non ce ne sono così tanti, specialmente a misure basse finora non ho trovati, forse qualche mod, ma poco o nulla. Quindi ripeto, incrociate il dato, capite se è un discorso pari o dispari e capite se dovete fare o no la metà passata a inizio campo. E dopo tutti questi conti direi anche di andare a vedere un attimo gli esempi per concludere in bellezza tutta la presentazione. Qua vi ho preparato le clip appunto ed inizierei col discorso passate e dispari, che abbiamo visto che sono quelle più semplici. La seminatrice è una 8 metri e poi ho scelto ovviamente uno sprayer da 24. Come vedete, prima passata 1 di 3, tutti gli elementi della seminatrice lavorano e qua vedete anche gli indicatori che sono animati anche nell'AD della ProSeed. Qua seconda passata, e vi ricordo che sono in semi automatico, quindi lui ha già capito che deve staccare due elementi centrali per poter creare le timeline. Poi state sempre attenti agli indicatori, ho visto che alcuni vanno seguiti con un lato del trattore, quindi ci si entra con la ruota, altri sono tarati che bisogna seguirli col centro del trattore, bisogna vedere, se no altrimenti fate, diciamo, un errore di sfasamento e spostate il tutto. Ovviamente se lavoraste con la GPS tutto sarebbe molto più semplice e molto più intrigante, avrebbe anche più senso perché probabilmente tutte queste parti qua integrate di timeline eccetera lavorano anche meglio con la GPS, però nessuno vi vieta anche di lavorare senza. Quindi abbiamo creato la nostra pista e poi vediamo qua che giustamente la terza passata, la 3 di 3, viene creata, ma viene creata completamente. Prima vi dicevo appunto che se voi disattivate quelle due tracce nell'AD, quelle azzurre sotto il sacchetto dei semi, crea le timeline comunque, però la texture nel campo la vedete tutta seminata, quindi per me ha poco senso. Comunque vabbè, ecco qua che abbiamo concluso, finito, il campo è pronto. Ovviamente ho fatto sempre prove brevi e mi sono girato presto, non ho fatto tutto il campo ovviamente per brevità, altrimenti insomma il video sarebbe durato, oltre ai test sarebbe durato tantissimo. Qua infatti velocissimo timelapse, la coltura è cresciuta e qua sono rimaste appunto le tracce centrali da poter poi far seguire al nostro trattore per, ripeto, eventuali cicli di diserbante o appunto di fertilizzante, per non sprecare coltura. In taluni casi il discorso semi mi hanno insegnato
costano e quindi potrebbe essere interessante non sprecarli poi andando lì a pestare. Qua come vedete la misura è corretta, è perfetta, quindi noi possiamo partire. Vi consiglio comunque una gommatura stretta. Voi direte ma come? Ma allora se ci sono i binari non servirebbe la gommatura stretta, però c'è sempre quel rischio di pestare un pochino e comunque poi dipende sempre dalla carreggiata del trattore e andare o meno, diciamo, entro nei binari in maniera precisa, quindi nessuno, voglio dire, vi vieta di prendere una cortezza maggiore ed entrare comunque con i pneumatici stretti, che poi il bello delle tramline è che comunque potete guidare senza dover pensare se siete a confine o meno. E veniamo al caso pari, che è quello un attimino più complicato e che vi ricordo appunto che dovete settare la vostra seminatrice e decidere in base a che lato del campo fate, quindi a che lato diciamo del non campo vi tenete, quindi in questo caso partendo diciamo a destra di un campo, sul lato destro devo attivare ovviamente gli elementi della metà della seminatrice di destra se la guardiamo da dietro, o comunque guardando anche l'AD vedete la prima metà barra rossa non lavora, la seconda metà barra azzurra significa che quegli elementi stanno seminando. Infatti magari non si nota, ma adesso vi mostro una clip un po' più degna, vedete che per metà seminato, per metà no, e poi ancora più a sinistra troviamo la traccia lasciata che poi andrà seguita. Vi anticipo una cosa, qua lavorando senza GPS a mano e dall'esterno, poi mi sono ritrovato che c'era una leggera, cioè ci sarà un leggero sfasamento con lo sprayer. Vi dico subito, e ve lo ricorderò a breve nella clip dedicata, che questo è una propagazione dell'errore, quindi se ho sbagliato 10 cm all'inizio, 10 nella seconda passata eccetera, e le passate qua sono tante rispetto a prima che con 3 passate avevate finito, lo sprayer non combacerà tanto, ma non è che abbiamo sbagliato a seminare per metà, o abbiamo sbagliato passate, o abbiamo sbagliato a fare i conti, è solamente nella pratica del seminare che, stando sempre magari un po' più in qua, un po' più in là, ripeto, sulle diverse passate c'è proprio una banale propagazione dell'errore. Intanto che vi dicevo questo, appunto abbiamo fatto la passata numero 2, anche la 3, qua vediamo continuamente gli indicatori che vi vengono mostrati anche in questa finestrella, se vi è più comoda tenerla appunto aperta, e appunto ricordiamo che ogni volta che voi andate ad abbassare la seminatrice vi incrementa di 1, ecco qua, 4 di 8, il conto delle passate. Attenzione che se per caso l'abbassate, le rialzate per qualsiasi motivo, vi sbagliate, lui incrementa comunque di 1, però potete sempre intervenire e non azzerare, ma scalarvi col tasto meno quella passata che in realtà non è stata fatta. Il suo metodo di conteggio è questo, cari ragazzi, cioè è così, non si può far nulla. Qua siamo alla quinta di 8 e è quella famosa che lui sa di dover far staccare gli elementi centrali per poter appunto avere poi le piste, queste cosiddette tramline. Qua adesso vediamo anche in questo caso che si nota poco purtroppo per via delle texture, però a un occhio attento, state attenti, guardate bene, guardate in controluce, vedete che ha seminato e non seminato, quindi ha seminato solo una strisciolina diciamo centrale più qualcos'altro, ma è la passata quella famosa del creare i nostri binari. Quindi adesso con calma finiamo le altre e poi vedremo che appunto si concluderà anche il discorso cicli. Anche qua ovviamente ho fatto delle passate che saranno lunghe, non lo so, 10 metri, quel che è, ma capitemi che non mi sembrava sensato, diciamo, far tutto il campo per tutta la lunghezza, essendo solo un test, e dovevo abbreviare, come dire, il tutto. Vediamo oramai le ultime, ma solo per dovere di cronaca, per farvi vedere e mostrare che appunto il tutto funziona, e poi, ripeto, entreremo in campo con lo sprayer e vi mostrerò quella piccola
differenza che esiste purtroppo, ma che ripeto è data, come dire, da un errore mio, diciamo, di continue passate con magari un piccolo margine d'errore, ripeto, che si è protratto in tutta la larghezza. Però il senso, ripeto, è questo, insomma, se lavorate con seminatrici grandi, con la GPS non ci son problemi, se lavorate anche con seminatrici grandi, anche senza GPS, ma le passate, diciamo, tra virgolette, son poche, anche se poi comunque quando incominciate a farne di più, anche se prima, ecco, nel caso dispari eran 3, ma poi quelle 3 diventeranno 6, diventeranno 9 per tutta la lunghezza del campo, eccetera. Più andate avanti, più magari, ripeto, ci sarà sempre un minimo di propagazione dell'errore se non seguite bene le indicazioni, e quindi magari vi trovate un po' sfasati. Dopo, per dire, a completare il tutto, in realtà una volta che passate con lo sprayer non è che siano quelli i problemi e che non riuscite magari a sprayare perfettamente, perché poi si tratta magari di striscioline. Dopo sempre il discorso, magari una strisciolina di 20 centimetri per un campo magari di 500 metri, insomma può essere una minima differenza, però ripeto, poi sta a voi, insomma, far le cose più o meno precise come vi risultano, quindi quello è compito vostro. Il mio compito qua era mostrarvi il tutto. Siamo praticamente anche arrivati, a forza di chiacchiere, dimostrazioni e immagini, disegni e frecce eccetera, anche alla conclusione del video. Qua, come vedete, è quello che vi volevo mostrare, che c'è quell'attimo di come dire, errorino se vediamo alla partenza, ma ripeto, comunque ricordatevi, metà seminatrice nel caso pari e non sbaglierete mai. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio, spero di essere stato completo, esaustivo, chiaro e soprattutto utile. Vi saluto, vi ringrazio appunto e vi ricordo una cosa: fai i bravi. Ciao a tutti ragazzi!